Welcome to Hyper Music Talk. Buongiorno a tutti e benvenuti a Hyper Music Talk in una edizione straordinaria. Perché siamo riusciti a partecipare alla conferenza stampa di Ikea Festival e durante l'Ikea Festival hanno presentato anche una linea dedicata ai gamer, ma soprattutto ai giovani produttori, quelli che all'estero vengono chiamati più che producer, creator. Ikea sta dedicando appunto una linea che ha un nome specifico e quasi impronunciabile, Obergrandsad, che tra l'altro è un concetto di Ikea. Obergrandsad è un concetto anche legato appunto alle camerette, comunque alle zone di divertimento della casa. È interessante, partiamo secondo me subito da quello che è la notizia principale, che è appunto l'Ikea Festival, che ha visto in questi giorni Gali e tantissimi altri come Jamie XX a partecipare appunto al momento del Fuorisalone, e qui stiamo vedendo al volissimo quello che è un po' il calendario di quello che è successo, ma la cosa interessante è appunto la presentazione di questo progetto che parte da sì Obergrandsad, ma anche da l'iniziativa legata a Fracta, che è una borsa che gli Swedish House Mafia insieme ai designer di Ikea hanno inventato proprio per ospitare dei vinili, quindi è una borsa ristretta che con delle cerniere si allarga e diventa veramente una cosa interessante, soprattutto per i DJ che vogliono magari trasportare in una maniera informale i vinili, dischi in vinile. Ecco, comunque qui trovate la pagina con l'approfondimento su DJ Mag Italia. Interessante come cosa, ma io direi di andare a vedere quello che sono un po' i take che abbiamo preso durante la conferenza stampa di Ikea, e è veramente interessantissimo andare a scoprire, dopo il messaggio di benvenuto, quali sono appunto gli oggetti che tra l'altro ha presentato Ikea. The topic of today, it's for I think many of us, for those who are who have limited resources but unlimited energy. So we're going to discover an exciting collaboration of Ikea and Swedish House Mafia. So I'm going to leave the stage to Sara Montes, co-creator leader at Ikea, and the guests and our guests. So thank you very much. And applause. Hey everyone! No, but hey everyone still. Now we go. Hey everyone, welcome to the Ikea Festival here at Milan Design Week. It's so lovely to see you all. Welcome everyone, both here in the audience, but also watching us a bit from all over the world. It's really great to have you here. Like Pierluca was saying, we are here today to talk about the upcoming collaboration from Ikea with Swedish House Mafia that's focusing a lot on music producing, listening, just enjoying music overall. That's why we're here today, but we also have quite a big surprise. We will be doing a product reveal, so we will be showing 3 of our key products in this collaboration, so that's something fun. My name is Sara, like Pierluca introduced. Thank you for that, Pierluca. But I have to introduce you my lovely panel here. So starting with James Futcher. Hi. Yes, creative leader at Ikea. Then before I move on to our lovely Sandra, I will continue at home talking to Friso Wiersma, our in-house designer at Ikea as well. And then last but not least, thank you so much, Sandra, for joining us. Sandra is a DJ, radio host, and music producer in Sweden. She came all the way here to tell us a little bit more about her experience and kind of share some insights about the music culture, production, and just DJing overall. So thank you all for being here. Thank you. Hi everyone. I'm so glad to be here.
I mean, I'll get into the practicalities so we can dive into what really a big part of our homes. Our homes being an extension of who we are, our personalities. So I think this is the perfect motto to get us started here today. James, I'll start with you. I would love to learn how music, what impact it has in your life, and how much it changed during these challenging times. Thanks, Sarah. Yeah, I mean, during these challenging times, I think music has been really important. But I'm a big fan of music, love listening to music at home. And we're fortunate at home, we have a small space where we come together as a family and we'll put on a vinyl, listen to it all the way through. And it's been really an enjoyment moment actually seeing my younger daughter really starting to embrace music and getting into music and buying vinyl. So, you know, on a weekend we'll come together, listen to some music, and, you know, maybe I'll stand at the Kallax unit and maybe we'll, you know, all have turns at DJing and listening to different types of music. But, you know, music is really emotional and it really gets you going. And when you hear that kind of track, you know, it raises goosebumps, especially if I, you know, get the opportunity to go out. So that actually became another very nice evolvement of the pandemic, that we could like combine our creativity at home. So a new dynamic duo was born, I guess. Exactly. Yes. Cool. But I mean, kind of hearing all your stories, and I guess that all of us have experienced creativity at home in different ways, right? Like you were saying, for some people it's cooking, for some people it's painting, for us it's more on music. It seems just like such a natural connection, just a perfect match. Music, creation, performance, listening, and home. James, do you remember when we got started, kind of drafting what this collaboration should be? What was our vision? Do you want to share a bit on that? Yeah, I mean, I think it's really interesting when we started. You know, we've had a fascination at Ikea about music, that we launched the Energy speakers, we've had the collaboration with Sonos, where it's very much been about listening and the enjoyment and the experience in the home. And before the pandemic, that we've seen that there's this big thing that happens at home, like what Sandra's been talking about, making music in the home, producing. Ecco, interessante come hanno affrontato il discorso pandemico, le problematiche all'interno di Ikea, facendo dei sondaggi all'interno di appunto di quelli che sono il bacino di utenza, per scoprire che c'erano delle nuove esigenze all'interno della casa, e quella era anche una tra le tante, quella di produrre, no, produrre musica, perché non esistono solo produttori legati alla musica elettronica, ma ci sono anche produttori legati invece a musica normale, ma che volevano un proprio spazio in cui fare un certo tipo di lavoro. Qui invece vediamo il giradischi di Ikea. We all play vinyl and we could already relate to that. And when we talked about like making things accessible, availability, then the guys, I think it was Axwell that said like, oh, wouldn't it be cool if Ikea did a record player that can be like so affordable, available to the many, and we were really scared about it actually to start it up, because it's quite a technical thing, and if you do it, you want to do it right. So it was, but yeah, we're super happy with where we ended, and a little bit to explain about the design. If you look what's out there in the market, it's very record players are quite slim and thin, and since we had this philosophy of that the collection was about making a statement and putting something central stage, we wanted the design of the record player to reflect that. So we, instead of going very thin and slim, we went super chunky and very bold, working with round shapes, squares, and that was in the design. That was a thing that we used throughout all of the products. James, will this fit into your music room? Yeah, I think my daughter would love to play her vinyl on there.
But I think it's great what Friso's saying, because I mean it has been a true collaboration, specifically on the record player. I mean, we are not experts in that. We've taken a lot of knowledge from the guys. They used to play vinyl and how it should be set up. We've worked with different people because we really wanted to make a record player, like Friso says, that looks great, but it needs to have a really good quality, play right sound. But most important, we wanted to get it at a really good price so we can make it available to people that want to play vinyl at home. Who wants to play vinyl at home? Do we have any vinyl fans in the room? Yes. I think one more thing which I think is really fun is that vinyl can be quite complex, like when you need to have an amplifier and that's to come back to like who's the audience here and who's the target group. We wanted this thing to be really plug and play. So you buy it, you can buy vinyl, and you just plug it in with your stereo, with your enemy, and it's plug and play. So it means that there's a preamp in the vinyl, in the record player itself, and it just has 2 buttons on and off and 2 speeds. And it's fun that when you want to design something very simple, then that's often more complicated than designing something complex. Bene, questa era un'altra parte interessante di quello che è legato appunto alle iniziative di Ikea. Si parte appunto da quella che è la console che potevate vedere sulla destra, dell'intervistato, e appunto, proprio di fianco tra l'altro al piatto, al giradischi presentato da Ikea. Possiamo andare a vederlo nel dettaglio il giradischi, speriamo che non ci siano problemi di audio. Ecco, questo è il giradischi di Ikea e, effettivamente, è un giradischi molto flat. Certo non è un giradischi professionale, però, con tutto il materiale vinilico che sta ultimamente girando, può tornare utile. Ma invece adesso vediamo, sempre per il discorso Obe Grasad by Ikea, invece la console. Questa è Obegansad, la nuova collezione appunto di Swedish House Mafia, è stata studiata insieme, è comunque interessante come collezione, e andiamo a vedere poi alla fine quella che è la Fractal, che è la borsa, la vedremo aperta, che ospita i vinili, ed è stata disegnata apposta, appositamente per ospitare vinili. Ha uno spazio determinato, molto comodo per chi li vuole trasportare. Allora, questa è la borsa della linea Swedish House Mafia che è stata presentata. Questo invece è la parte di studio. Beh, direi che è effettivamente interessante come iniziativa quella di Ikea. Sicuramente troverete delle ulteriori informazioni su questa stringa che condivideremo, che è la stringa che porta direttamente a tutte le attività di Ikea, ed è un po' l'about.ikea.com, è un po' un blog, no, un blog che ospita tutti quelli che sono appunto le iniziative spoilerate poi tra l'altro precedentemente, perché poi comunque la borsa Fractal verrà messa in commercio dopo la Milano Design Week e dopo queste iniziative durante l'Ikea Festival che si concluderà domenica. Direi che è tutto per questa edizione straordinaria di Hype Hype a Music Talk. Grazie di averci seguito e a questo punto appuntamento a settimana prossima di giovedì, quando avremo la registrata con Massimo Alberti. Massimo Alberti ci racconterà la sua
la sua esperienza sì a RTL, ma ci racconterà anche soprattutto quello che è legato a le sue nuove avventure e poi il rapporto con Amadeus per le iniziative, all'interno della Arena di Verona. Quindi, l'appuntamento è giovedì prossimo con Massimo Alberti per il classico, Hype Up Music Talk che, però non si terrà di martedì, ma di giovedì, sempre alle 17:30. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e a questo punto a settimana prossima, a giovedì prossimo.